Ed eccoci qua, dovrebbe essere tutto a posto, ma buonasera a tutti. Siamo insieme, Buonasera, siamo insieme al nostro amico Simon di RetroPix. Dopo tantissimo tempo ci è ragazzi, venuto. buonasera, grazie. E intanto ti G- mando il link così lo puoi girare a chi vuoi. Però Grazie, intanto, grazie ragazzi. allora, questa sera parliamo una mezz'oretta di console, giochi, di novità sull'emulazione e volevo appunto, l'avete già visto sul canale una volta, mi stava raccontando in privato riguardo a una, diciamo, una nuova, come dire, un nuovo software per Raspberry, giusto? Sì, diciamo è un sistema operativo Mhm. che si chiama RGB-PI, dove PI è per i prodotti Raspberry che vengono chiamati proprio di solito, vengono identificati con PI 3, PI 4, adesso siamo arrivati al 5. PI3, Questo in particolare è un OS, quindi un sistema operativo per i Raspberry, però funziona soltanto come dire, se siete in possesso di un piccolo adattatore dal costo molto contenuto, l'adattatore siamo sui 30 euro, che viene, diciamo, non voglio fare pubblicità gratuita, però è facilmente, magari poi ne parliamo, mettiamo i link, Mhm. insomma, decidiamo. E, Ho no, messo il link della live. Ah no, aspetta, l'ho messo sulla live, ho sbagliato. Vai avanti, vai pure avanti. Ho Ok, sbagliato. e la particolarità è che a differenza delle altre interfacce, perché di solito i vari emulatori che girano sui Raspberry sono fatti per girare su HDMI, quindi ovviamente sia che abbiate Raspberry 4 che Raspberry 5, quasi sempre, diciamo, l'emulazione viene, come dire, fruita attraverso i monitor e i TV moderni e fin qui ci sta perché sono poche le persone che ovviamente hanno lo spazio e la voglia di avere ancora i TV o i monitor a tubo catodico. Mi rendo conto che, come dire, è un bel impegno proprio a livello casalingo avere un vecchio dispositivo. Però, diciamo, da giocatore che è cresciuto con il tubo catodico e che devo dire l'ha anche abbandonato per un grande lasso di tempo della propria vita, eh, devo dire che adesso invece giocare ai vecchi giochi arcade oppure i 16 bit, quindi Super NES, Mega Drive oppure Neo Geo, devo dire che una volta che si ritorna a giocarli sul tubo catodico, Eh beh, è difficile tornare indietro, anche per il discorso dell'input lag dei controlli, perché molte persone purtroppo, allora, il termine ignoranza non deve essere inteso come termine dispregiativo, spesso uno ignorare significa proprio non conoscere una determinata cosa ed è difficile farlo quando magari il proprio metodo di paragone è avere un buon emulatore, ecco, che gira sull'LCD e uno lo vede, dice, ah, bello perché ho i marchi a lato, sembra molto bello. Però in realtà la vera esperienza era quella di avere la perfetta risoluzione del gioco originale e soprattutto una risposta ai comandi fulminea. Noi all'epoca sul Mega Drive, appunto su queste console, non avevamo un ritardo tra il movimento che davamo sul pad e diciamo la reazione del nostro personaggio sul video, cosa che invece sull'LCD e sull'emulazione tramite magari l'HDMI questo quasi sempre avviene, quindi in maniera diversa a seconda del dispositivo che stiamo usando, però questo c'è. Con questo sistemino, quindi Raspberry 4, questo adattatore si esce nativamente compresa la SCART e questo sistema, che ripeto si chiama RGBPOS, lo scrivo praticamente... nella chat. Ah, ok, ok, io se vuoi ti posso passare anche guarda, ti faccio vedere il sito dell'adattatore, così lo puoi condividere poi con la chat. Perché vedo che in Italia se ne parla poco. I video che ho trovato sull'argomento sono quasi tutti in inglese o in spagnolo. Perché Ok. credo che non so gli sviluppatori di quale nazionalità siano, però la cosa bella è che l'interfaccia è carinissima perché ha proprio i font dei giochi arcade di una volta, quindi bellissimo, i font colorati, ha la possibilità di cambiare un sacco di temi e
e come tema prende praticamente dei livelli veri e propri, tipo il livello di Ghosts and Goblins, c'ha il cavaliere Arthur che è nel primo livello del cimitero con gli effetti sonori, quindi a parte la bellezza della... e soprattutto molto spartano, perché la funzione più bella è che ogni gioco che viene emulato, ed emula tanti sistemi, l'unico che manca è l'Atomic Wave, che praticamente è una sorta di Dreamcast a livello hardware, se non dico Sì? cazzate, No, no, è vero. e, e, però la Dreamcast viene emulata piuttosto bene. Ovviamente il Raspberry 4 non è un mostro di potenza, il 5 avrebbe emulato la Dreamcast in maniera molto più, come dire, liscia, però il Raspberry 4 riesce a emularlo bene e hanno implementato anche una funzione di overclock che diciamo innalza un po' la frequenza di clock, magari se c'è una ventolina a raffreddare il Raspberry è meglio. Però la cosa bella è che si ha proprio la... Io ho fatto anche una prova montando anche la Dreamcast caricando Soul Calibur e ho visto che al netto di qualche scattino qui e là, però la risoluzione, l'impatto generale Mhm. grafico e sonoro è veramente bellissimo. Quindi se parliamo di emulazione sul CRT, attualmente io credo che non ci sia nulla di meglio. E questo per No, me è stata una svolta. l'ho messo, sto facendo vedere il sito, quei 2 link Ah, che mi hai ok. lo sto facendo vedere in Sì, live. Allora, sì. RGB PI, gemma nascosta dell'emulazione. Sì, praticamente usi il cavo SCART con questo adattatore. Nativo ed è un cavo di 10 centimetri perché praticamente limita qualsiasi. Poi magari metteremo dei link perché ovviamente anche sui miei canali faccio Certo. molti più video e attualmente diciamo per velocità preferisco come dire farli così perché a volte non ho il tempo magari di mettere Mhm. di montare una console casalinga ma anche a volte perché ma anche perché spesso purtroppo manca il tempo durante la giornata Certo. per fare questo oppure perché magari uno vuole non so farsi una partita con un gioco arcade del MAME. Ovviamente lì non c'è l'originale se non avere un coin-op, una PCB, sia che fosse bootleg o altro, diciamo quello è il modo migliore. La cosa bella è che questa piccola casa, perché ho visto che comunque ha, come dire, c'ha un discreto supporto, hanno un canale Telegram e tutto, quindi offrono anche un supporto post vendita, non tanto alla configurazione perché poi è abbastanza banale, si tratta di scaricare la ISO diciamo come accade diciamo per quasi tutti gli emulatori su Raspberry e dopodiché ovviamente c'è tutta la questione delle ROM su cui magari non, come dire, sorvoliamo perché si entra in un campo, come dire, minato nel Sì, parlarne. sì. Quindi il concetto è che dovremmo avere sempre l'originale di quello che andiamo ad emulare e a giocare. In verità dovremmo addirittura farci noi la ROM estrapolando, però voglio dire, non hanno mai inquisito nessuno su giochi di 40 anni fa che ormai ci hanno venduto in tutte le salse perché devo dire che ho comprato così tante volte per esempio Black Tiger della Capcom che penso che la Capcom ha una stanza dedicata a me solo a tutte le volte che mi ha venduto Black Tiger è Probabile, diventato un gioco probabile. feticcio che penso che ho acquistato anche sulla caffettiera la mattina faccio mocha e 2 minuti di Black Tiger perché è divertentissimo però è un bellissimo prodotto cioè se uno ha una TV CRT e non vuole mettersi ogni giorno a smontare la console perché Mm. ingombra spazio e tutto, e installa questo sistema operativo e vuole magari divertirsi alla migliore resa perché appunto il gioco esce alla sua risoluzione perché il CRT, il tubo catodico, non è vincolato come l'LCD o l'OLED alla sua risoluzione nativa e basta. Cioè, normalmente un monitor, e correggimi se dico perché No, tu no. sei un grande esperto di questo, di solito la matrice dei punti che compongono la risoluzione dei monitor LCD, OLED o quello che sia è sempre fissa. Quando si va ad avere una risoluzione di ingresso inferiore o superiore, deve intervenire uno scaling, che può Certo, essere o hardware esterno oppure quello del monitor della TV, che certo, però certo.
lascia sempre a desiderare. Quando si parla poi di giochi di base raster, ovvero come tutti i giochi diciamo, arcade e delle vecchie console, noi andiamo a prendere questi quadratini e ad allargarli in maniera artificiosa, introducendo artefatti. La resa veramente, ragazzi, è pessima. Lag, Io vedo molte persone che anche sui miei canali mi chiedono e comprano purtroppo quella robaccia di quelle chiavette. Io dico sempre, almeno evitate quelle cinesate lì, magari investite un po' del vostro tempo per capire come sì, configurarvi. magari, Ecco, anche sì, un magari Raspberino, se proprio volete andare sull'emulazione, non vi volete comprare anche una PlayStation 1, o meglio, quella si dovrebbe chiamare la PlayStation, la perché PlayStation. quella non dovrebbe La essere PlayStation 1 confusa con... sarebbe la Slim, sì, sì, è un casino. Esatto, però purtroppo mainstream, Sì. dici Ma PlayStation come la, P- 1, come la, come la PSX, guarda. esatto, anche lì l'altra sera ho visto il tuo bellissimo video e mi ha illuminato perché quella storia non la sapevo neanche io, lo confesso. No, che Quindi poi attenzione, c'è PS-X che è diverso da PSX. esatto, Insomma, cioè, guarda, è un comunque c'è un casino. mondo, È guarda, un sulla mondo, è un PlayStation, mondo. E sulla la vedi, PlayStation mi ce l'ho ricordo. là, la vedi quella la bianca là dietro. È bellissima. Io ti ripeto, quando ho visto il video e devo ancora finire di vederlo, mi manca una metà. Veramente mi si è illuminato perché Ti, poi lo ricordavo perché l'avevo letto su delle riviste, però mi era completamente ti posso far passato di vedere mente. una cosa e poi finiamo il discorso del Raspberry. Certo, certo. Allora, vediamo. L'hai mai visto questo sistema? Vediamo se lo conosci. Un secondo, eh. Te lo faccio vedere. Vai, vai. Stai vedendo, no, la mia webcam? Sì. Certo, sì, sì, Allora, assolutamente sì. vediamo se lo conosci. Eccolo qua. Ah, questo allora è un laser disc, No, giusto? no. E che cos'è? Guarda questo logo. Nuon, caspita, lo Nuon. sai, mi è familiare, ma credo di non averlo mai visto e soprattutto mai in funzione, quindi Allora, questo non si attenderò. può emulare. Wow, bellissimo. Allora, esiste un emulatore, si chiama Nuance, ma fa schifo. Questo qua sarebbe il successore spirituale dell'Atari Jaguar. Ah, Sarebbe quindi l'Atari Jaguar 2, nel senso che quindi, lo stesso cioè, qua team. ci devi fare un video di Questa è quelli la roba, è top. la console più rara che ho. Allora, è un lettore DVD che ha un chip dentro praticamente. Infatti Ah, qua c'ha le porte pad, ce n'ha due. Qui. eccole lì, sì, 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 Però sì, devo sì. aspettare che mi arrivano i pad. Una volta che ce Ah, li ho, ok. ti farò un mega video sopra perché non Vabbè, sono... poi ti chiederò in privato, insomma, più info. A parte che ho visto il tuo video sul Vectrex, che è bellissimo, e Ah, io, tranne in qualche fiera, non ho mai avuto il piacere di vederlo, sai bene, cioè, quindi dovrò venire a trovarti un giorno, semplicemente. sì, comunque questa è veramente la macchina oscura, c'ha dei giochi interessanti, li farò vedere, ci farò un video completo sopra. Devo ancora farlo tra l'altro sulla PSX perché non ce l'ho ancora fatto. Però il bello è che sono quei sistemi che o li hai originali, il problema è che sono molto Sì, molto rari. Cioè se tu consideri che il Jaguar ne sono usciti certo. pochi, questo qua ne sono usciti un terzo del Il Jaguar. Jaguar è un'altra console di cui ho sempre visto e letto le recensioni perché poi ho una mole di riviste, ho tantissimi Zap, Console Mania, Game Power, tutto il pantheon di riviste dell'epoca, quindi mi ricordo ogni mese e poi la cosa bella è che all'epoca avevi proprio il tempo di impararle a memoria perché non c'erano i soldi per i giochi, ma paradossalmente compravamo tutte le riviste e spendevamo l'equivalente di un gioco ogni mese, quasi, se andavamo proprio a fare i Esatto. conti. Però, perché all'epoca poi costavano 5.000 lire, 6.000 lire, 7.000 lire, Sì. parlo del, diciamo prima degli anni 2000, e, però erano bellissime quelle riviste con quelle fotine. Cioè, ricordo, Esatto. pensa quando ho comprato Sonic the Hedgehog, guardando semplicemente una foto francobollo, ma così, dove si vedeva un Mamma mia. piccolo frammento del primo livello e credo di essere stato uno dei primi 100 in Italia ad avere Sonic e pensa lo pagai 156.000 lire. Mi arrivò per posta da un negozio di Varese, di cui ricordo ancora il nome, si chiama proprio Consolmania, stava a Varese. E,
e mi ricordo quando arrivò il postino, era una giornata soleggiata, estiva, lo fece arrivare a casa di un mio amico perché se fosse arrivato a casa mi avrebbero ucciso con un coltello nel cuore con quanto costava la cartuccia. Ah, ok. Però l'impatto di Sonic, alla prima volta che il logo Siga era digitalizzato, c'era proprio Siga, c'era proprio la... No, bellissimo. Cioè Sì, sì, quando sì, vidi sì, per la sì. prima volta Sì, il sì, logo sì. di Sonic uscire sul Mega Drive, quelle animazioni, quei parallasse, Sonic che correva, perché poi c'era Sì. proprio la piena console war di Sega verso Nintendo, e quello Vabbè, era sì, lì bellissimo. c'era proprio l'apice della console Era war. l'apoteosi perché poi il Mega Drive era quasi nella sua maturità piena. Il Super NES che era uscito, se non sbaglio, l'anno dopo, era ancora all'inizio, aveva il problema che molti giochi avevano quei rallentamenti e tutti quelli della Sega ovviamente puntavano sempre il dito, ah però rallenta, invece il Mega Drive era che però aveva il problema dei colori, quella maledetta palette del Mega Drive che lo ha sempre penalizzato. E secondo me il Mega Drive sarebbe stata io non so perché non hanno mai fatto una mod del Mega Drive dove gli davano la stessa palette del Super NES. Sarebbe stato bellissimo avere Guarda, non lo so. un Io, confronto così, perché anche l'Amiga aveva molti più colori del Mega Drive. Cioè l'Amiga aveva dei colori bellissimi. I giochi Amiga avevano tante pecche a volte, però l'Amiga era un home computer, quindi un'altra era cosa. normale che fosse così. Cioè, Comunque, però guarda oggi cosa ho recuperato. È una cosa, vabbè, molto più moderna, però per me fammi uno vedere. dei miei giochi Oh, preferiti. Silent Hill. Questo 4. l'ho giocato insieme ad un amico Sì. all'epoca ed era bello. Lo giocavamo proprio poi in un casotto di montagna, che bello, mamma mia, Questo è il bellissimo, 4 che è il mio preferito. L'ho bellissimo. recuperato per l'Xbox, prima No, no, è Xbox. bellissimo. Tra l'altro lo sai che io ho diverse Xbox e a molte non funziona più il carrellino del CD. E mi sa che Lì. pregherò Igor. A proposito, Igor mi ha dato una mano proprio nell'installare Aspetta, l'adattatore sul... aspetta, però tu dov'è che sei più o meno in che zona? Io sono in provincia di Caserta, sono in Campania. Ah, beh, sei lontano. No, perché se no potevi andare qua dove io vado ogni tanto quando non so aggiustare tutto, che è Power Games a Verona. Ah, ok. È un amico e è un amico di Igor, hanno anche lavorato insieme, quindi è molto bravo. È molto bravo, io lo consiglio questo negozio, però a guardare su internet si chiama Power Games Power Games, volentieri, Verona. dopo gli Loro darò un'occhiata. riparano, diciamo che buona parte delle Tutto. console, sì, tutto e li consiglio veramente. Tira fuori Fortnite, Demiurgo, no, vai no, tiro fuori roba degna. No, Poi, bravissimo. comunque, per concludere sul nuovo che poi andiamo avanti gli ultimi 10 minuti, questo sistema qua, quando mi arriva il controller, praticamente, se tu non ne sai niente, era praticamente un tentativo di unire la tecnologia del lettore DVD che stava arrivando per questa macchina del 97-98 giù di lì Ah, con una console da videogiochi prima della PlayStation 2. Il problema è che poi dopo poco tempo è uscita la PlayStation 2 e questa macchina non ha venduto un cazzo, ma l'idea di fare console e lettore DVD insieme, i primi sono stati loro. quindi questa è uscita anche prima del Panasonic Cube della GameCube a questo Assolutamente punto, sì. cronologicamente, Ma perché quella assolutamente sì. era... Quella è del 2000, dopo il 2003. Esatto, Questa qua esatto. è uscita prima, la prima console, se non erro, che è uscita col lettore DVD incorporato è stata la PlayStation 2, che infatti gran parte del suo successo deriva da quello. Questa qua è uscita prima, è stata la Sì. prima, che è stata fatta dalla VM Labs, che erano praticamente il personale era composto di buona parte di quelli che avevano lavorato sul Jaguar, tra cui Jeff Minter. Ah, caspita. E questo era, diciamo, era una figata come idea, perché poi la Eh PlayStation sì, 2, problema che quando poi è uscita, dopo qualche mese, la PlayStation 2, ovviamente il marchio Sony PlayStation era il successore della certo. 2, quindi ovviamente questa macchina non ha venduto più niente. Però è Certo. stata la Comunque prima. il logo lo ricordo e per curiosità appena ho tempo devo rispolverare le vecchie riviste e vedere perché sono sicuro di aver letto qualche articolo all'epoca Questo sulle varie riviste. Devo vedere l'anno e quindi andare da questo a cercare, altrimenti mi perderei in mille, come dire, mille... sì. Devo sfogliare tantissime riviste, però di sicuro ce l'ho da qualche parte. Ovviamente questo Però bello. è il modello americano perché Certo, è l'unico che ha le porte pad, quello europeo non le ha, non le ha, devi ok. farci le modifiche a te.
Ok. E ovviamente qua esco in component, che è la qualità migliore che posso Ah, usare. ok. Però devo Sì. usare anche lo step down converter Lo perché step down converter per la tensione. va a Sì. 120 Io volt. c'ho la Dreamcast JAP e devo usare quella e ho anche un cubetto giapponese con all'epoca c'era la modifica RGB perché il cubo, se non sbaglio, non usciva in RGB, ma usciva, mi sa, non in component. Penso in component. Infatti il cavo RGB modificato del cubo era rarissimo all'epoca. Era Ah, quello RGB, sì, 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 sì. quello RGB perché altrimenti c'era il component, ma il problema del component è che solo pochi TV all'epoca avevano il component e Da se noi, l'avevano costavano un botto sì, proprio apocalittico. le TV, CRT, PVM, la 31, Sì, no, 31 infatti. kHz da noi col component sono molto rare. Sì, ma quindi quella lì della Sony è 31 kHz, Quale è? la TV CRT, quelle Sony, quelle quadrate lunghe, la PC è quella che hai Ah, nominato adesso? PVM? La PVM, Ma esatto. dipende, alcune sì, Ah, ma non ok. tutte. Allora, Però le altre sono 15, 15 sì, kHz allora la maggior parte. io ho avuto una BVM, che è la migliore in assoluto, Ah, ok. che è migliore della Ma PVM. ora costano un casino, Io l'avevo pagata 150 euro, l'ho presa massa. figurati, regalate. L'ho rivenduta a 500 perché io l'avrei voluta tenere. Il problema è che era 14 pollici, quindi piccolina. Eh. Ingombrante, lunghissima, È pesantissima. lunga come la A testa di bestia. Aliens, praticamente. E allora, e purtroppo si vedeva da Dio. Il problema è che giocarci con le pistole e tutto, io non ho spazio, ho dovuto venderla. No, E infatti, e il io... modello, quello un po' più grosso, 21 pollici, costa almeno 3.000 euro, non lo trovi a meno. Madonna mia. No, vabbè. E quindi... Io, diciamo, mi accontento, ho tre, diciamo, ho due 1084, mm, ehm, 14 pollici, e ho un Philips della stessa dimensione che è identico, stesso chassis, e devo dire si vedono benissimo. Cioè, bravo. 1084 ancora oggi si vedono, ne ho uno in particolare che più di tutti ha una definizione. Io ogni volta che lo accendo, ci gioco e vedo Outrun, Metaslug lì. Io godo, cioè Mm. quella è sia che abbiate il sistema originale, quindi lo collegate in SCART RGB, sia ecco che abbiate questo sistemino che ho nominato prima, che davvero è mostruoso a livello di qualità, è quello che più si avvicina a un qualcosa di originale, e soprattutto anche lì come dire, fatto un po' di prove anche con le input lag. Funziona da Dio, riconosce quasi tutti i controller. Sì. Io quasi sempre utilizzo gli arcade stick oppure magari i joypad della 360 e come dicevo prima hanno sviluppato anche un'interfaccia Jamma che allo stesso modo connette il Raspberry 4 ad un cabinato, magari ovviamente con il monitor ancora originale, perché anche sui cabinati vedo che tantissime ditte italiane, quindi parliamo di tutti questi ragazzi, insomma, giovani che comunque propongono l'acquisto di cabinati, molti stanno togliendo i, i monitor originali perché giustamente dovendoli vendere, dovendoli fare poi futura assistenza, e ovviamente lo Io tolgono, però ce l'ho è un ancora, peccato. io ce l'ho Eh. ancora il No, CRT. pure io finché potrò, insomma, Mm. riuscirò a manutenerlo. Ma guarda, io l'ho eh, fatto diventare nuovo. Questo cabinato Ho cambia. visto, ho Ho visto il fatto. tuo restauro, è spettacolare. Meno male che ho trovato Cioè, questa persona che te lo consiglio se lo vuoi conoscere, Raffaele Oliar, che ti posso dare anche il numero se ti interessa. ok, grande, Le grande, elettroniche per i CRT nuove. mamma Tu mia, gli mandi la foto del tuo spettacolare, tubo, qua che dimensione è, com'è la scheda che è, lui te la rimanda nuova. mamma mia, Nuova, grandioso. cioè adesso è dato nuovo, è cambiato, guarda, già calibrato, io l'ho calibrato appena i colori, è Certo, perfetto. Poi ho cambiato il bello. cablaggio, ho cambiato i tasti, gli switch, è nuovo. No, ho visto, hai fatto un lavorone No, immenso, no. infatti veramente E bello. riesco anche a catturare dal gioco perché ho duplicato il VGA. Un VGA va al Jamma SD e va in Jamma. L'altro Ok, esce, va l'upscaler GBS control e poi va nella scheda di cattura. Quindi riesco anche a catturare mentre gioco. oh, questo è bello, questo è bello. Quindi riesco a farci Questa è una... video. Riesco a farci video. Però il video ti viene... una cosa che non ho mai capito in questo processo di Spiega. cattura, cioè la qualità del video ti viene con i pixel tipo
come se tu stessi riprendendo con una periferica esterna e quindi riprendi, ovviamente quando lo fai nella realtà becchi il refresh video, quindi almeno una diagonale ogni tanto la becchi sempre del disturbo del pennello elettronico. Oppure lo ottieni la cattura come se fosse, tra virgolette, quella No, no, dell'emulatore, quella ecco. pulita, come se tu vedessi allora, perché il VGA poi va nel CRT da un lato, Mhm. l'altro VGA che è sdoppiato, con uno sdoppiatore di qualità, è si chiama SCART Splitter, puoi trovare, è raro da trovare, però io l'ho trovato, l'ho pagato sui 30 euro usato su eBay. No, viene come se tu stessi, cioè io uso un upscaler, è come quando tu usi il RetroTink 5X, cioè Ok. la vedi e poi Ah, bella, è cioè una bella storia questa. hai la stessa qualità di come se tu lo vedessi con l'upscaler dedicato, in questo caso uso il GBS Control, e perché è quello più economico e non mi sembra, non mi vale la pena spendere 300 No, no, dollari. no, vabbè, certo, Il RetroTink certo, ce l'ho lì per le console, per certo, catturare, lo paghi 50 euro e c'hai la cattura in 720p fatto un 3x, dipende poi dal gioco perché se è un certo. 440i. Sì, così. A me, diciamo, prima o poi, perché c'è un ragazzo in Italia che riesce a fare veramente anche le live con, diciamo, proprio con i TV e i monitor CRT, ed è lui, vabbè, è proprio specializzato, fa solo quello, infatti da poco ha aperto anche il canale Twitch ed è grandioso, e però veramente richiede un accrocco di scheda di acquisizione, devi Ma prendere guarda, un'app sul telefono e insomma devi fare un po' vabbè, io di... lì ti posso consigliare tutto. Comunque sappi che ci vuole. Dipende come hai incabinato. Se c'è un computer dentro, ti esce in VGA sicuramente. L'uscita. Se c'hai invece una scheda, c'hai semplicemente il JAMMA. E da lì devi recuperare l'audio, il video in un qualche Il modo. video, sì. Perché. No, diciamo che allora infatti sul mio canale spesso posto i video ripresi proprio comunque con i monitor CRT e riesco a farlo però utilizzando sempre app di registrazione video, non quelle di default del telefono, ma quelle che mi consentono di regolare la shutter speed in modo da sincronizzarla con il Mm, pennello e becco solo un minimo disturbo e quindi il risultato è diciamo apprezzabile. Il problema è non è più il refresh, ma il problema più grande che si va incontro quando si riprende un monitor è la diffrazione che si ottiene quando cerca di mettere a fuoco esattamente i pixel, ah, perché la bombatura del vetro del CRT comincia a deflettere la luce e quindi crea tutti i disturbi arcobaleno. Quindi lì devi praticamente sfocare leggermente, quindi sacrificare un pizzico la definizione e comunque riesce. L'unica cosa che quando lo vuoi fare nel poco tempo, che ad esempio sono le mie pause che riesco a dedicare per fare quei 2 o 3 video al giorno, così, perché appunto più che altro sulla nostalgia, non tanto sul tecnicismo, perché secondo me, cioè, il retro gaming, almeno nel parlare di retro gaming, è anche bello scendere nei dettagli. Mi piacerebbe sempre, più che altro mi piacerebbe, ecco, la lore di un gioco, mi piacerebbe più raccontare come è stato creato, chi l'ha fatto, però richiede di scrivere il video e io purtroppo, ecco, allora a questo proposito, innanzitutto volevo dire, per chi non lo conosce, di seguire RetroPixel su TikTok. grazie, grazie Giacomo, grazie Fa dei video Demiurgo che, no, no, fa dei video bellissimi, immediati, su giochi, su tante cose, quindi seguitelo su TikTok, trovate grazie ragazzi. RetroPixel. Da poco anche su YouTube, però Ah, sono ok. ancora piano piano, sto cercando di fare anche un po' di, vedete, il setup nuovo della stanza, insomma, Dopo eh, metto il link sotto comunque. grazie, grazie come Prima sempre. cosa. Seconda Eh, cosa, quello che stavi dicendo che adesso però mi è sfuggito. Cosa stai E infatti dicendo? perciò vedo tantissimo i tuoi video e sono bellissimi perché poi mi perdo, ecco, nelle origini, mi piace tantissimo, ecco, quando racconti proprio quello della PSX. Quella cosa qua. Tu lo sai che da poco sono entrato a far parte di un progetto del dizionario di Sì, e videogiochi. complimenti Ecco, perché è bellissimo. l'hai guardato questi, tu parlavi della lore dei giochi, hai guardato di quanta roba c'è? Assolutamente, infatti non vedo l'ora di avere tutto questo weekend, un po' di tempo, mi metto un po' a spulciare, Guarda, quindi solo no. se vuoi un No, esempio, no, vabbè, vai infatti... sulla scheda, io volevo solo farlo vedere, la scheda di Bubble Bubble, facciamo vedere un secondo di Ah, video. quella, hai nominato già un giocone No, praticamente. ma adesso faccio vedere un Veramente. secondo, Bubble Bubble, per farvi vedere, siamo qua, lo sto facendo vedere. Vado in videogiochi, arcade, scusate, coin op,
Vado qua, bellissimo, infatti. possiamo vedere. Che poi già qui, diciamo, molte volte avevo recuperato delle info perché veramente c'è di tutto, è bellissimo, quindi ragazzi Ringraziamo guardatelo perché... Andrea Pastore, No, tutti i no, collaboratori vabbè, e adesso anche io. assolutamente, Cioè, è una scheda, assolutamente. guardate, è lunghissima, c'è Bubble veramente... Bubble proprio qualche giorno fa ne ho parlato ovviamente in maniera veloce perché io punto più che altro no vabbè ma i bonus di Bubble Bubble e insieme anche a Rainbow Island e a tutte cioè Bubble Bubble a parte che Bubble Bubble dovrebbe avere, se non vado errato, tre finali. E il succo del vero finale di Bubble Bubble è proprio quello di credere nell'amicizia, cioè il gioco va finito con un amico. Eh sì, È proprio il vero significato di Bubble Bubble è l'amicizia. E poi tutte le cose nascoste, le lettere segrete che andavano poi identificate, quindi i trucchetti, gli ombrelli, i bastoni, le cose extra. Cioè, Bubble Bubble sembra semplice, ma è un no, titolo stupendo. È un guarda, titolo stupendo, complesso. E da poco hanno fatto, se non sbaglio, fatto da un solo programmatore, una versione amiga che si chiama, eccola lì, Tiny Bubble, che è una versione super ricca per Amiga 500, che non solo aumenta la fluidità, va a 50 frame per secondo, incorpora tutti i bonus eliminati nella versione Amiga nella prima release, è una versione quasi arcade perfect, diciamo, almeno sul punto di vista. E, Rainbow Island io per esempio l'ho giocato tantissimo, anche lì è pieno di segreti, pieno di cose. Cioè, proprio, allora, sì. Bubble Bubble meriterebbe proprio ma una serie di live, perché con una singola live non si riuscirebbe a scalfire tutto, perché ci sono varie cose di Bubble Bubble, cioè proprio il momento storico, il gioco in sé, tutti i segreti del gioco, quindi i tre finali. Adesso lo sto facendo vedere, tra l'altro, la vera sequenza finale. Esatto, che sotto il mostro alla fine c'erano poi, se non sbaglio, c'erano i genitori Sì, di mamma e Bob e papà, Bob. mamma e papà. Esatto, 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 Guarda esatto. che bello. Ma no, ma era... Che poi tanto del design di Bubble Bubble arriva anche nell'ultimo capitolo temporalmente che è Parasol Stars, che non è mai uscito in versione arcade, ma è uscito nella versione PC Engine, bellissima che su Zap si beccò tipo 97%, se non sbaglio, o 96-97%. Era bellissimo. Comunque, ragazzi, date un'occhiata a questo RGBPI perché Sì, l'adattatore costa pochissimo, costa una somma veramente minima, sì, c'è praticamente c'è scritto. però È un cavo vi dà SCART. una... Sì, c'è lo È un SCART. cavetto SCART semplice, va sull'interfaccia GPIO del Raspberry, però dovete avere il Raspberry 4 e vi scaricate l'OS che è gratuito, potete anche scegliere di fare una donazione, magari se potete donate, non so, 5 euro, 10 euro, questa invece è l'interfaccina Jamma, se avete magari capito. Questa, come vedete, lì è quella che vedete con quei caratteri molto, ecco, da arcade anni 80, inizio 90. Poi magari qualche sera, se volete, facciamo una live dove ci organizziamo e ve lo faccio vedere perché ormai, come dire, lo padroneggio un po', però ci sono tanti video che ne parlano anche sul tubo, insomma, sulle Sì, varie piattaforme. sì. Ed è da poco è uscita la prima release ufficiale e soprattutto stabile, perché prima erano tutte beta. Ora invece abbiamo la versione appunto diciamo stabile, funziona benissimo, Guarda, non ho mai avuto un crash, guarda, bellissimo. io ti ringrazio per avermela fatta conoscere perché non la conoscevo questa cosa. No, e guarda, poi magari se vuoi ti mando qualche videetto anche dei miei, ma ti assicuro, provarla e avere appunto un CRT, appunto se si scende al patto comunque che è un qualcosa di emulato e quindi va da sé che, Sì. come dire, è il gradino sotto quella che è la console originale, il gioco originale, però è la cosa, è la maniera migliore per fruire di un'emulazione con Vabbè, soprattutto a livello di video, audio e controlli avete proprio quasi il gioco originale beh, e quindi hai visto il mio breve short dal meno fedele al più fedele. assolutamente Cioè, sì, siamo assolutamente comunque sì. a livello alto. Questo, guarda, è ottimo, se vedi la qualità video è veramente, veramente buona. Quindi, e Certo. poi la cosa bella è il fatto che, siccome ogni gioco arcade, ogni console, soprattutto la cosa bella è che non trovavo né in
RetroPie né in Batosera o altri, il fatto che non mi girava in automatico in modalità Tate, per esempio Mm. gli shoot 'em up verticali. Qui hanno fatto in modo che tutto viene ruotato in maniera nativa come dovrebbe essere. Quindi non avete quelle cose belle di Batosera, tipo ecco quei marché laterali, tutte quelle cose che stanno benissimo sui TV LCD, però avete tutto il resto, quindi insomma avete veramente una bella esperienza. No, no, ci credo, ci credo. Lo consigliamo e magari il prossimo altro lo faremo anche vedere. Va bene. In tutto Possiamo... questo è partita una musica, non so se sono io, Dici? probabilmente sì, mi è partita, ecco qua, ok, Ah, ok, mi era ok. partita, no, ero in attesa di una premiere su un canale YouTube che avevo messo prima, che parla di cinema, e stasera parlavano dell'Armata delle Tenebre, un film Ah, di Remi e un seguito della Casa, non so se avete mai visto, sono sì, 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 sì. appassionato anche di horror, e quindi Beh, niente, c'è un giornalista romano che ha un canale bellissimo sul cinema, troppo troppo bello. va Quindi bene, ho così. capito. Quindi, Ragazzo, grazie, mi ha fatto niente. veramente troppo piacere Va bene. rivederci dopo qualche mese difficile, insomma, che Eh, in cui ci siamo sentiti poco. Speriamo di ritornare in sì, carreggiata, far vedere qualcosa di bello pure sì, a sì, 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 livello sì. di videogames, retro games. Sono curioso soprattutto di vedere questa Nuon in azione, è Allora, bello. datemi tempo. Io spero che settimana Ah, prossima arrivano i controlli. Ti faccio il video. ok, Adesso non dai, so se lo pubblicherò sul mio canale o su quello del dizionario di videogiochi. Dipende, bello, vedremo. Poi vi dirò, bello. sul dizionario di videogiochi caricherò dei long play di Metaslug, un po' tutti. Bello, belli, Così di bellissimi, quelli garri. li adoro, anche perché li sei bravo, quindi come dire, Anche, ti seguirò a guardare. anche se il E ho mio fatto... anche se il mio ah, obiettivo è entro la fine dell'anno fare il 2 senza morire. Poi l'anno prossimo farò l'X senza morire neanche mamma una volta. mia, Poi farò quello... il 3 senza morire Madonna, neanche una volta. come E fai? lì, Cioè, lì diventerò scemo. Lì mi dovrò chiudere in Madonna, casa lì con 200 notti. già con quei granchi che ti vengono Ma i addosso, granchi non è il problema è dal quinto livello il problema. ma anche il boss finale, cioè il boss finale è proprio, cioè, tosto, Lì Metaslug è è un tosto. continuo grinding, entrare, uscire dal carro E armato, che entrare. peccato. Allora, da un lato sono, sai, il fatto che, perché quello poi SNK è fallito, poi è diventato SNK Playmore, poi hanno venduto ancora, adesso i diritti ce li ha, non mi viene il Adesso sai nome, cosa è diventata? è SN. Pacinco, È diventata. No, no, SNK è diventata. Playmore. No, è diventata SNK adesso. Ah, bravo, sì, Nel vabbè, perché senso, mi hai Metal tolto. Slug Defense. Facciamo una piccola No, vabbè, citazione. lasciamo stare. Quindi, da un lato sono quasi contento che ormai ci sono quei capitoli bellissimi, ormai immortali, non ce li toglie più nessuno. Sì. Va bene così. D'altro canto, in effetti, col passare del tempo vedo che non riescono quasi più a creare. Ogni tanto esce nel panorama indie, riescono ancora a tirare qualcosa di buono che ne so, da Switch, da Steam, ti viene fuori la piccola perla. A me piacciono molto anche i giochi, sai, tipo Journey, Sì, tipo Blues Journey. Spiritfarer, Blues Journey. Spiritfarer, To the Moon, questi titoli qua che sono veramente belli. Mi è piaciuto molto anche un Japan RPG che hanno fatto da poco, Sea of Stars. Bellissimo a livello molto simile a Chrono Trigger e Mhm. quindi per me il panorama indie è stata più di qualsiasi altra cosa il vero, come dire, motore che mi ha continuato a dare l'entusiasmo di gioco, perché poi da vecchio giocatore a me piaceva proprio quello stile, ecco la Wonder Boy, The Dragon's Trap, infatti ho apprezzato molto Monster World, l'ultimo capitolo, The Beh, Monster Boy. Monster Boy. Monster Boy. E bellissimo, è fatto benissimo. E soprattutto il remake di The Dragon's Trap fatto da Dotemu, quella casa francese che aveva fatto anche l'adattamento di Street of Rage 4, che sono bravissimi. Quello è fatto con una cura, cioè Vabbè, tu lo vedi perché hanno preso proprio il fatto che puoi passare dal vecchio gioco Master System al nuovo in un sì, attimo, cioè il sì, motore di sì, gioco è lo stesso, cioè le è vero, collisioni sono uguali, è cioè vero, è quel vero. gioco è fatto da Dio, cioè così si fa un remake. Cioè, così Eh, dovevano fare, ad esempio, i primi due Monkey Island, che hanno tentato di farli così, però poi hanno alterato il design, tra l'altro in maniera, primo, terribile, quando guardo Guybrush con quel taglio di capelli così, tremendo, infatti per me i Monkey Island sono quelli pixellosi, anche lì.
Sì, c'è niente da Sì, fare. non mi è dispiaciuto l'ultimo a livello, per quanto quando ho visto il trailer mi si era un po' drizzato il pelo, diciamo. Poi invece giocandolo mi era anche piaciuto. Peccato che però la trama parte subito bene, però poi nella seconda metà di gioco mi ha deluso. Insomma, per la fine di Monkey Mm. Island, col fatto che era ritornato Ron Gilbert, devo dire la verità, mi aspettavo qualcosa in più. E quella pure è una saga di cui sarebbe bello parlarne. Vabbè, Insomma, che, io ho il libro in inglese, ho tutta la storia, quindi sarebbe bello perché insomma ci stanno parecchi aneddoti. no, È un no, ma libro infatti. bellissimo che io ti consiglio di recuperare, però è introvabile ed era un'edizione multiplayer. Si chiama Master of Doom ed è la storia sulla creazione di Doom Mhm. con George Romero e insomma con i due programmatori e Cameron, ed è bellissimo, cioè proprio di come questi due ragazzi hanno creato Doom. Loro avevano un lavoro da programmatori da un'altra parte, loro prendevano i computer la notte, se li portavano in montagna e programmavano tutto il weekend per poi riportare i Ah, computer al lavoro il lunedì, cioè quelle cose che veramente dici che potevi fare solo in quell'epoca. come Igor che raccontava che prendeva, c'aveva l'ape e dopo il No, lavoro bellissimo, ce l'avevo anche io, ce l'avevo anche io là. caricava il computer, il monitor, tutto Ma sull'ape. quella è la cosa, quella è la cosa bella di questa passione. Andava, Se tu, andava, allora, io, andava guarda, io dall'amico quando, a giocare a Doom sul tavolo della allora, cucina. Giacomo, la cosa che a me piace, infatti, come dire, quello di cui io parlo nei miei video, io sono, penso, quello che tecnicamente è il meno preparato di tutto, come dire, il panorama internetiano moderno, ok? Io sono semplicemente un ragazzo che giocava, che aveva mezzi molto limitati, quindi il Mega Drive me lo comprò papà, il Commodore 64 papà e mio nonno, quindi come tutti io ho 48 anni, quindi ho un background lungo, vivevo in campagna, anche io ho avuto l'ape eredità di mio nonno, quindi ne so qualcosa di queste cose ed era bellissimo il fatto di portare la console da un luogo all'altro. Quindi per me il videogioco in primo era anche quello spirito di aggregazione, il fatto che tu gioca, pensa quando uscì Resident Evil, il primo, fu talmente di impatto che la sera in questa cameretta, come vedi è strettissima, è piccolissima, ho le foto, stavamo in 16-17 persone su un monitor piccolissimo e Eh ci beh, cagavamo sotto quando i cani uscivano dalla finestra, scappavamo letteralmente dalla sala. Cioè, è stata io me... quella la parte bella del videogioco. Quindi oggi vedere persone che per la prima volta giocano a un retro game che può essere Resident Evil, che ne parlano, per quanto io li rispetti, tecnicamente loro sanno cose che io mi sogno di sapere, ma loro non hanno vissuto perché Esatto, purtroppo il retro game ha un impatto diverso se tu lo giochi oggi per la prima volta, ma se l'hai giocato allora e oggi però magari lo rivedi perché lo ritrovi, lo spirito di Retro Pixel non è quello di far vedere a chi lo conosce il gioco, ma a chi ha dimenticato il titolo di quel gioco, perché esatto, io esatto, spesso ho cercato giochi per anni e io ho certo. sempre smanettato col MAME, quindi pensa che quando uscì il MAME all'inizio io avevo un computer, avevo un Power Mac, i Performa, era una serie di Mac che all'epoca il Mac usava i processori RISC, c'era Mhm. tutta una diatriba, non aveva gli Intel, quindi vabbè era molto più lento sull'emulazione perché Eh beh, diciamo i programmatori facevano su x86, quindi Nicola Salmoria creò nativamente questo. E quando uscirono le prime versioni del MAME, io potevo giocare Rygar, che era perduto perché una volta che le sale giochi morirono, vabbè, quei giochi non esistevano più. Quando io scoprì su internet, che all'epoca internet era, come dire, primordiale rispetto ad adesso, i siti più semplici, tutto. Quando scoprì che tramite questa parola emulazione io potevo rigiocare, riavere quel gioco, ma a me uscivano le lacrime. Io mi alzavo la mattina col modem 33K, neanche 56K, il 33 o il 28,8 e praticamente mi scaricavo una ROM alla volta e a sì, seconda della dimensione mi facevo il conto di quante ROM mi riuscivo a scaricare ogni giorno esatto, perché mi potevo esatto. collegare massimo un'ora ed era questa la cosa bella ed era questa la cosa bella che io ricordo e che voglio trasmettere. Poi il dire esattamente la risoluzione del gioco, quanti sprite aveva, che colori aveva, Vabbè. ma detto tra noi, ma chi se ne frega. No, Cioè, infatti, infatti. cioè, per me la cosa bella è comunque rivivere in parte quell'emozione, quel piacere di giocare che all'epoca avevo perché poi le prime emulazioni mancava il sonoro, Eh, cominciavo ad io arrivare tardi perché doveva.
Mi ricordo Golden Axe che c'aveva l'audio Madonna. buggato a bestia quando urlava. Sì, Come buggato. perché che poi sai che alcune urla di Golden Axe digitalizzate, anche di Altered Beast, sono prese, e l'ho scoperto dopo anni perché io ho una memoria, come dire, audio, sono prese dal film Conan il Barbaro, che è il mio film No, preferito in ma assoluto. davvero? E ti fa assolutamente la morte di alcuni nemici, sono dell'ultimo combattimento di Conan, se ti ricordi il film, quando lui affronta gli sgherri di Ulsadum alla fine Sì, sì, e sì. alcune urla sono proprio quelle. Puoi verificare questa cosa, Quello cioè se la cerchi su dell'82, internet, quello dell'82. dell'82, che è un film grandioso. Tutti pensano che Conan è semplicemente la storia di un barbaro. In Conan c'è la vita di una persona. Ci sono Ma cose sai di che Nietzsche, io, sì, cioè lo sai Conan ha una che filosofia bellissima, Lo sai che io bellissima. sul mio canale ho portato Conan, il videogioco della Play 2, quello del 2004 completo. Che è bellissimo. Ah, che È bello, bellissimo, che bello. lo trovi sul mio Ah, e canale. questo anzi, dopo mandami il link che me lo vedo volentieri, guarda, veramente volentieri. Te lo mando subito così non ci penso più. Bravo, E niente, bravo. siamo arrivati in fondo. Va No, bene, ci comunque siamo. anche io mi Però mi ricordo. farà piacere fare una live, come dire, romantica su quelli che sono i nostri ricordi, perché poi condividerli è bello perché si crea quell'atmosfera da falò che penso poi interessi tanti di noi, soprattutto i Ah, nostri sì. coetanei, ripeto, molto di più che far vedere, ecco, i tecnicismi, le cose, perché appunto il retro gaming è tanta nostalgia e poi è quel sentimento che ti fa dire, cazzo, stasera mi vado a fare la partita a Rastan. Oppure mi vado a fare la partita, ecco, a Rygar o a Ghouls and Ghost e più di ogni cosa, veramente è quello lì, insomma, che c'ha. Certo, certo. No, e niente, volevo dire anch'io che comunque mi ricordo, anch'io quando perdevo, ci vedeva un giorno per scaricare Metaslug 3. Madonna mia, sì, perché Cioè, qualche megabyte io Metaslug 3 il sarà, MAME l'ho sarà conosciuto. 5-6 mega. Sì, no, il 3 era 30 mega. 30 mega, è vero, hai ragione, è immenso. Era Vabbè, immenso. una Rispetto al primo era una mole immenso. di asset immensa, Io mi immensa, ricordo che è io vero. il MAME l'ho conosciuto grazie a un amico di mio padre che era un informatico e io ero andato a giocare a Metal di sala giochi, vedeva che mio padre aveva visto che ero patito e gli ha chiesto questa cosa, ma si può giocare? E lui mi ha dato il CD col MAME sopra No, tutte le RAM, mi insegnava, vedi, devi andare in directory, browse, il MAME 32. no, vabbè. Ma infatti il fatto di dover, sì, hai ragione, stavo, guarda, per Svizzera stavo vedendo non compresso, sì, è bello grande Metaslug Ma me lo 3, ricordo perché avevo 5 anni assolutamente. e scaricarlo era un macello, era un No, macello. no, no, che poi all'epoca non sapevi se anche lì se era verificata la ROM, se non andava, perché c'era ancora. Che poi fortunatamente l'emulazione console era tra virgolette, un po' quella più semplice, perché la ROM era sempre quella, e quella era. Invece quando si parlava di arcade era un casino, perché c'erano diversi ROM set, le Eh, PC, le bootleg, quindi una andava, una no, una c'era l'audio buggato, l'altra no, lì era un un altro bordello. gioco mi ricordo buggatissimo era Alien Storm della Sega. Mamma mia, della Siga, Alien Storm, quello là che aveva, riciclava degli asset di Golden Axe, secondo me. Sì, Si erano fregati un po' c'era la ragazza e c'era sì, il barbaro in versione tutina attillata. ma infatti alla Eh, fine c'è anche tra le votazioni, quelli che votano, c'è il nano di Golden c'è il Axe nano, bravo, che dà bravo, il bravo, nel punteggio. finale, nel È finale. vero, è vero. Madonna mia, beh, che tempo. Comunque, Vabbè Siga ragazzi, comunque ha fatto la storia, vabbè. e Qui niente, c'è il magone, come al solito si va avanti per ore quando si toccano certi argomenti favolosi. Bene, Giacomo, io ti ringrazio no, per grazie a te. l'ospitalità. No, no, grazie a te. Faremo Quindi, altre live, assolutamente, assolutamente. magari con qualcun altro, Dobbiamo. perché Sì, fare incastrare tutti è un po' difficile. lo so, infatti è difficile, però insomma, Ci molto molto proviamo. volentieri. Va bene, io ti auguro buona serata, auguro buona serata a Grazie. tutti i ragazzi, ragazzi che ci hanno Ringraziamo tutti che seguito. ha commentato, Grazie, seguito, tutti quanti. Alla grazie prossima. davvero. Alla Ciao, prossima. alla Ciao. prossima. Ciao ciao. Ciao.